Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, siamo pronti alle più grandi previsioni energetiche settimanali sin dalla notte dei tempi? Prontissime, prontissime. Appena finita la mia sessione di yoga, come vi ho detto, ho aumentato l'impegno anche nelle mie pratiche di yoga meditative, proprio perché per sostenere un grande risveglio è necessario sostenere il ruggito del Dio che mi vive da dentro, e quindi sosteniamoci tutte insieme, stiamo facendo un lavoro grandioso, straordinario, e grazie per tutta la vita, per tutto quello che mi state regalando. Grazie per il sostegno al mio canale, grazie per le centinaia di donazioni al canale, grazie per l'amore che state dando a voi stesse e al sostegno del risveglio consapevole. Io vi ho sempre detto: studiate, praticate e voi avete successo, e così c'è stato! C'è stato, che poi non vi ho letto altre mail e testimonianze perché, ragazze mie, io allora sì che mi sto preparando, che mi sto supportando con le mie pratiche per sostenere tutto. E il lavoro è aumentato, e quindi perché voglio dedicarmi a ognuna di voi quando mi scrivete una mail, e quindi più i podcast che devo fare, che voglio fare, realizzare, a sostegno della vostra consapevolezza, più i video interattivi, anche lì a sostegno del collettivo. Abbiate un po' di pazienza perché sono tantissime le mail a cui devo ancora rispondere. Se non vi ho ancora risposto per il mio primo libro, Il risveglio della coscienza, abbiate un po' di pazienza, ragazze mie, perché veramente è straordinariamente bellissimo. Ma siamo migliaia, porca miseria. Bellissimo, è bellissimo. Quindi, che vi stavo dicendo? Non mi ricordo. Grazie, grazie, grazie. Ve l'ho sempre detto, studiate, applicate, praticate, perché la spiritualità è un empirismo radicale, va praticata. Lo state capendo tutte, lo state mettendo in pratica. Tutto il mio lavoro sul canale è proprio, il risultato è straordinario, è proprio questo. Il risultato è proprio questo. Ecco perché consulenze ne faccio pochissime, uno ogni tanto, proprio perché so quanto è importante il lavoro di studio, di devozione e consapevolezza nella pratica empirica della spiritualità. Altrimenti non capite quello che dicono le carte, non riuscite ad avere una mente creativa e vi attaccate a un risultato che non è contemplabile in una mente creativa, ma è contemplabile, cioè scusatemi, se non capite la legge spirituale, se non la assorbite, se non la praticate, le carte servono a nutrire soltanto la parte egoica. E siccome qua io voglio nutrire altro, cioè la parte vera, reale, dell'uomo trascendente verso cui stiamo andando, perché io sono al servizio della nuova era, al servizio della nuova età dell'oro, e quindi io so, quando mi arriva l'ispirazione di fare una consulenza, e mi auguro sempre che voi abbiate quantomeno studiato. Quindi i tarocchi leggono il karma e il dharma e sono impeccabili su questo. Quindi sono possibilità dharmiche e sono certezze karmiche. Cosa vuol dire certezze karmiche? Che il karma è quasi comune a tutti noi, abbiamo le stesse ferite, gli stessi agganci egoici, gli stessi attaccamenti, le stesse paure, perché lo diceva anche il Buddha. Noi abbiamo 1500 attaccamenti, 500 legati al corpo fisico, sono tutti uguali. 500 legati al corpo emotivo, astrale, sono tutti uguali. 500 legati al corpo mentale, sono tutti uguali. Ecco perché quando leggete le carte vi ritrovate, perché abbiamo tutti gli stessi attaccamenti e paure, come tutti abbiamo una missione dell'anima che a grandi linee o comunque sia come missione dell'anima è uguale per tutti, che è quella di ritrovare l'unità. E quindi nelle vostre peculiarità personali troverete i talenti e le capacità
che renderanno la vostra storia unica e inequivocabile, la vostra storia di vita. L'obiettivo, il fine ultimo è sempre lo stesso, ritrovare l'unità. Quindi in questo momento storico così accelerato, la mente razionale, l'ego si attacca a tutto, sta sbattendo gli ultimi colpi di coda, quindi si attacca a tutto. Perché? Che il senso qual è? Quando sta per morire, l'ego sbatte fortissimo e quindi li spara tutti, psicosi, pensieri ossessivi. Vi ho detto anche le pratiche sul pensiero ossessivo, sul pensiero negativo, che non esiste positivo e negativo, o meglio, non esiste male e bene. Il positivo e negativo non è da intendersi in qualità di giudizio, no? Cioè esistono, come si dice, gli elettroni, neutroni, i prutoni, mo me li invento io i prutoni. E se tutto è frutto di un'immagine dell'anima, allora mi sto inventando il prutone, mi viene in mente un po' una prugna, ecco, di questo colore un po' verde. Ci sono, no, i positivi e i negativi, che il positivo e il negativo si attraggono, no? Non è così che funziona. Vabbè, insomma, avete capito, ma non è da intendersi male o bene, positivo e negativo. Mi spiego? Nel negativo della fotografia c'è la fotografia, luce ed ombra. Qua stiamo andando incontro all'uomo trascendente e l'uomo trascendente trascende la dualità, trascende il giudizio di male e bene, ma riunisce positivo e negativo, che sono due facce della stessa medaglia. Quindi, che vi stavo dicendo? Sì, un po' di pazienza per le mail, per le mie risposte. Arriveranno quando gli dei vorranno, al momento giusto. Il momento giusto è quando vi rispondo, quando mi scrivete, è sempre il momento giusto. E quindi per le consulenze, ripeto, ne faccio uno ogni tanto, non ne faccio sempre, proprio perché so quanto è importante lo studio, anche perché poi quando facciamo una lettura sapete di cosa sto parlando, va bene? O perlomeno avete un'infarinatura di quello. Preferisco dare di più al collettivo, proprio perché so i risultati che avete, proprio perché so i risultati che avete e so quando ci sono delle esigenze puramente egoiche, che comunque sono funzionali. Però nella nostra famiglia abbiamo creato una scuola e quindi ci si auspica di avere sempre più consapevolezza delle cose. Il tempo lineare è una mera illusione costrutto della mente a cui la mente si aggrappa. Vogliamo vedere risultati subito, imminenti. E mi viene in mente quando la giro un po' sul web, no? Risultati in 3 giorni. O non lo so. Oppure l'altro giorno mi è comparso su Instagram, forse, no? Che mi sono ripromessa, adesso faccio gli screenshot e li leggo alle ragazze. Mi sono dimenticata perché avevo altre cose più urgenti da fare, una priorità emozionale nel fare alcune cose più urgenti, tipo la psicologia da bar, no? Hai fatto bene ad andartene, non ti merita. Cioè mi metto le mani nei capelli. Hai fatto bene ad andartene, non ti merita. Oppure, che cos'è questo se non è la psicologia della vittima? Se ci pensate. Perché e lì si alimenta il rancore di chi se ne va contro chi ha trattato in un certo modo. Ma noi stiamo capendo qua che sono tutte immagini dell'anima. Noi stiamo capendo che dobbiamo riassorbire le proiezioni che la tua anima ha fatto. Dobbiamo riprenderci la responsabilità di tutto quello che abbiamo creato. Altrimenti non puoi creare il nuovo. La vittima non può creare, ma subisce e basta. Siamo in uno stato embrionale di pietrificazione alle emozioni della prima infanzia, in cui ci aspettiamo tutto dal mondo e dagli altri. E quindi, non arrivando a quelle nostre aspettative, vittima. L'umanità è in uno stato embrionale in cui si appresta a fare il salto. Stato embrionale della prima infanzia, cosa vuol dire? Il neonato appena nato. Il neonato.
costruisce piano piano un io, è tutto concentrato intorno a sé, non sopravvive se non grazie ai genitori o la mamma, il papà o qualcuno che si prende cura di lui, alla natura, si aspetta tutto dal mondo, è un io centralizzato. Ma cosa ti porta la vita? A sbocciare, questo ci insegna la natura. Il neonato è come se fosse un bocciolo di quercia, un bocciolo di qualcosa, no? Che aspetta l'energia dall'esterno per sbocciare. Quando sbocci, cosa ci insegna la natura? Che si espande, si dà la natura, non si aspetta più niente, fa da sé. E quindi siamo relegati alle emozioni della prima infanzia. Poi chi più, chi meno, questo sbocciare del bocciolo di essere umano avviene in tempi, modalità diverse e soprattutto ognuno di noi ha in sé un pochino queste reminiscenze, mi spiego? L'importante è prenderne consapevolezza, prenderne atto. E questo è il momento del Kali Yuga, per chi non lo conoscesse, è il periodo più oscuro dell'umanità perché manca di un pezzo. Ve l'ho detto nel Maggia Pratica 5, manca del pezzo dell'invisibile. Vabbè, non mi rimetto a fare il podcast, però è qua che ci dobbiamo maturare. Questo è il momento dell'adultità animica. Adultità animica significa prendersi la responsabilità di tutto ciò che hai proiettato, di tutto ciò che fai, di tutto ciò che pensi. E questo è il punto. Infatti il passaggio da additare all'esterno, mi ha fatto male, è cattivo, lo fa... Cioè, siamo nella prima infanzia, prenditi la responsabilità, l'hai proiettato tu. E quindi questo per dire che cosa? Ci stiamo educando alla consapevolezza e ad avere quella adultità animica che è comprensiva dei due aspetti della polarità che si ricongiungono, maschile e femminile, adultità animica. Quindi stiamo preparando Magia Pratica 6. Lo so che state bramando. Magia Pratica 6. E parlerò del karma positivo, karma negativo, come acquisire karma positivo. E un bel corpus anche qua. Vabbè, poi lo vedrete in settimana, credo di pubblicarlo. Comunque, a parte questo, per tutto l'impegno che stiamo dando in questi giorni, credo che mi prenderò 5 minuti di ferie. Ecco, credo che mi prenderò 5 minuti di ferie. Ok, 5 minuti sono passati, posso riprendere. Allora, ma quali ferie? Ma se io non avessi la bellezza del servizio, perché questo è il senso, ragazze mie, le ferie le prendiamo quando facciamo qualcosa con sforzo, quando facciamo qualcosa con amore, con impegno e nutriamo l'anima, nutriamo il collettivo. Vi farò anche un podcast sulla prosperità. La chiave segreta della prosperità è qualcosa di talmente semplice, ecco perché è difficile, che è il resoconto anche un po' di quello che già vi ho detto nel video Zitti tutti, adesso sono guai, nel video della prosperità del portale 888, di come ho raggiunto la mia prosperità grazie al fenomeno del darsi, al fenomeno del darsi, che è il fenomeno presente in natura, di cui noi siamo figli ed espressione. Ok, detto questo, tu stai riprendendo? Sì. Detto questo, allora partiamo dal 9 al 15 settembre, andiamo a vedere energie maschili e femminili come si trovano, questa energia collettiva del maschile e del femminile che sono interne a noi. E lasciatevi sempre ispirare, ragazze mie. Vi devo dire quest'altra cosa, non mi dimentico, per chi volesse il mio primo libro, Il risveglio della coscienza, mandatemi una mail a taromantic21@gmail.com, va bene, scritto in oggetto libro o tesi o Il risveglio della coscienza, quello che preferite, va bene? Ok, allora andiamo a vedere questo, il nostro Beniamino, cosa ci combinerà questa settimana. Utilizziamo le carte rosse a puntino proprio, vediamo questo primo chakra come sta messo, emozioni della prima infanzia, primo e secondo chakra, soprattutto il secondo,
Vediamo, allora, energia attuale di lui nei confronti di lei in questa settimana, ossia energia attuale del maschile nei confronti del femminile in questa settimana, o energia attuale del maschile a seconda della carta. Vediamo un po'. Energia attuale di lui. La papessa, però, vedo dei lui studiosi, mi verrebbe da dire, studiosi. Attualmente vedo dei lui introspettivi, anche dei lui in silenzio, più introversi più che estroversi, tutto all'interno. Vedo dei lui che possono avere un femminile molto forte sulla loro coscienza, che li ispira a lavorare su loro stessi, che siano consapevoli o inconsapevoli, non importa. Vedo dei lui in contatto con la loro energia profonda, cercando di avere intuizioni, possono essere in silenzio, ma è un silenzio produttivo. Possono avere dei dubbi mentali su qualcuno, ma allo stesso tempo la papessa ci insegna che i dubbi vengono elusi con l'assenza di mente. E dici, come si fa? Ve lo dico in tutti i podcast. Nel senso, con l'intuizione, cercando di avere intuizione con il lavoro interiore. Ok. E ci può essere una donna con la quale loro non sono in contatto, che ha un grande potere su di loro, oppure sono in contatto e la vedono come una donna, può essere anche un uomo, io parlo, voi poi ve li adattate. Vedo l'energia di una maga, una sciamana su di lui, che lo fa lavorare all'interno di sé. Vediamo un po' quali sono i pensieri di lui nei confronti di lei o i pensieri di lui. 2 di spade, che ti ho detto adesso, il mentale, non sa cosa pensare rispetto a una lei o rispetto al femminile perché ha dei dubbi. È una posizione introversa, lo vedo attualmente. Tant'è che sta pensando di prendere una decisione ma non sa che decisione prendere rispetto a una persona, rispetto a una lei o rispetto proprio a qualcuno. 2 di spade nella mente, non sa cosa pensare di una lei che è enigmatica, che è una lei enigmatica, misteriosa. Ok. Vediamo cosa ha nel cuore lui, cosa ha nel cuore lui. E beh, c'è il sole. Cosa ha nel cuore lui? C'è il sole. Sente una grande gioia per questa persona qui. Ha il sole nel cuore, ci possono essere 2 donne qua. E quella in ombra è quella con la quale lui sente una gioia nel cuore, sente un'appartenenza molto importante. Questo te la butto lì se è il tuo caso. E guarda, qua nel cuore lui c'ha il sole per una donna, per questa papessa qui, e non sa cosa pensare, non so se lei lo rifiuta, non so se lei... E qua abbiamo un'energia maschile che ha nel cuore il sole, che è felicità e gioia, allegria, ha nel cuore tanta allegria per questa persona qui. E la sua mente non sa cosa pensare, non so se è una donna più distaccata o una persona più distaccata da un punto di vista relazionale, no? Ma è una persona enigmatica. Qua c'è lui innamorato di una maga che gli dà tanta gioia del cuore, quasi ha reverenza nei confronti di lei e non si avvicina. Vabbè, comunque fai bene a prescindere, anzi. Vabbè. Senti, vediamo un po' che dice il blocco, va. Qual è questo blocco del maschile nei confronti del femminile? Qual è il blocco? Il 6 di spade. Ci può essere una distanza tra di loro, fisica, geografica o emozionale. Una distanza ci può essere, sì. Il blocco è una distanza fisica, geografica o emozionale. Va bene. Vediamo questa parte adesso. Vediamo le nostre lei papesse come stanno. Vabbè, voi vi potete ritrovare di qua, di là, ma sono energie interne, no? Ok. Vediamo qual è l'energia attuale del femminile, di lei.
Qual è l'energia attuale di lei? Qual è l'energia attuale di lei? Energia attuale di lei, energia attuale di lei. Il 3 di denari, questa sta una favola. 3 di denari, qua abbiamo 3 maghe, un po' Ecate, no? Riflette un po' questa, la dea Ecate. Abbiamo l'anziana e la giovane e la piccolina. L'energia attuale di lei è un'energia di cooperazione. Io vedo delle lei che stanno cooperando per l'equilibrio interiore, per il loro lavoro, portano il loro lavoro al servizio di qualcosa di più grande, cooperano con qualcosa, con un ideale più grande, cooperano insieme agli altri per un intento, un ideale più grande. Vedo il femminile con una bellissima energia, guardate qua c'è proprio il pentacolo e la dea, la triplice dea intorno, no? Vedo delle lei che stanno operando grandi cambiamenti nella materia, facendo cose anche nelle loro passioni, nel loro lavoro che le appassionano, insomma. Sì, le vedo concentrate in questo, il femminile. Vediamo quali sono i pensieri di lei. 6 di bastoni, vedo delle lei vincenti, il 6 di bastoni mi parla delle lei che hanno tutto sotto controllo, che sono vincenti nel loro lavoro, in ciò che le piace, in ciò che le appassiona, energia creativa, vedo i pensieri di lei, qua non ci sono delle lei fino a questo momento che delegano la responsabilità della propria felicità all'esterno con un uomo o con una donna. Ci sono delle lei che hanno energia autonoma, che ha a che fare un po' con un 9 di coppe queste due carte insieme, ossia nei pensieri hanno il successo, la voglia di andare avanti nei loro progetti, nelle loro cose, che le fa essere felici, nel condividere la propria essenza con le persone che vibrano sulla loro stessa frequenza. Vedo delle lei molto forti, E se sono in coppia, se stanno con qualcuno, ci sono i lui o le lei, insomma, la persona con cui stanno, che le percepiscono distanti, con la papessa, o le percepiscono come persone autorevoli da un punto di vista spirituale. Mi spiego? Così le vedo il femminile. Vediamo cosa ha nel cuore lei nei confronti di lui, oppure cosa ha nel cuore lei, dipende dalla carta. L'imperatore, ci sono delle lei proprio che hanno piena risoluzione delle loro emozioni. Allora, l'imperatore nel cuore mi parla di una persona che da un punto di vista di relazione con l'altro sentimentale è più rigida, ma allo stesso tempo è una lei che, avendo nel cuore il divino maschile, l'imperatore, sono delle lei vittoriose da un punto di vista personale, lavorativo, emozionale. Va bene? Cioè, dipende sempre dai livelli di coscienza in cui ci troviamo. Qua abbiamo delle energie femminili molto forti in questa settimana, che avranno dei successi anche e riconoscimenti nel lavoro, pubblici, e quindi anche se stanno con una persona, il loro successo viene da dentro, grazie alle loro attività, alla manifestazione dei loro talenti, delle loro qualità, della loro forza d'animo, del loro coraggio. E questo sì, se stanno con qualcuno, si riversa anche in tale relazione, ma non ha priorità la lei in una relazione, non vedo priorità nella relazione, vedo priorità su altri ambiti che le riempiono sotto vari punti di vista, e hanno l'imperatore nel cuore, cioè una persona più rigida che sa quello che vuole, è concentrata su di sé nel termine più, nell'accezione più positiva possibile. Sì, vediamo a questo punto, adesso chiedo qual è il blocco di lei nei confronti di lui, perché sono molto energie autonome qui. È proprio come se fossero queste 3 carte il 9 di coppe alla potenza, o un'imperatrice, va bene? E infatti è uscito l'imperatore, la realizzazione in materia del loro potere spirituale. Vediamo, allora, qual è il blocco di lei nei confronti di lui? Il cavaliere di denari, sì, il lavoro. Ci sono lei che hanno priorità il lavoro inteso come impegno in ciò che le appassiona e che le dà soddisfazione. La priorità per lei è ciò che le appassiona, ciò che le diverte da un punto di vista dei propri talenti, delle proprie capacità,
E quindi abbiamo il cavaliere di denari al blocco, cioè vado lenta in amore, comunque sia lenta, secondo i miei tempi. Così le vedo, ok. Andiamo a vedere adesso da questa parte il nostro mingherlino. Vediamo un po'. Ovviamente tutti li puoi trovare anche da questa parte, no? E vediamo un po'. E ti dico anche un'altra cosa, qua ci sono, ovviamente ti puoi ritrovare nell'energia maschile o nell'energia femminile, no? Però questi sono aspetti che durante la settimana possono essere ridondanti in noi, un po' uno, un po' l'altro. Qua ci sono, per essere ancora più nello specifico, energie maschili che vedono i femminili, chiunque incarni un'energia femminile che può essere anche un uomo, vedono energie femminili molto risolute e con profondo pragmatismo in ciò che le appassiona e le vedono come esempio e hanno una grande gioia nel cuore. Però a livello relazionale dicono: e mo' che faccio con questa? Che è un macigno. Cioè, come posso approcciarmi? Allora questo modus operandi del femminile lavora sul maschile con la papessa, tant'è che nel maschile, grazie a questo, all'esempio che il femminile gli dà, hanno la gioia nel cuore, hanno il sole. Della serie l'anima dei maschili sta dicendo: il femminile è un tuo esempio, va bene? E vediamo quali sono le intenzioni di lui nei confronti di lei, o quali sono le intenzioni di lui in questa settimana a seconda della carta. Abbiamo visto la parte interna, no? E il maschile dice anche: ma quanta distanza c'è tra me e lei? Distanza su più livelli, su più piani dell'esistenza, no? Può essere una distanza animica o una distanza materiale. Ci sono dei lui che ammirano la ricchezza, anche la prosperità materiale delle lei, ok? E quindi ammirano e sanno che c'è distanza tra di loro. C'è qua, come faccio ad arrivare a lei? Come faccio ad arrivare a quello che ha lei? Ok. Vediamo un po'. Ci sono quindi dei maschili che i maschili ammirano i femminili e hanno una profonda gioia nel cuore. Che vuol dire quando hai la gioia nel cuore, quando ammiri qualcuno? Che l'altro ti sta portando l'esempio di dove devi andare tu, come devi fare. Allora, vediamo qual è adesso nella realtà fenomenica, per non dire la realtà concreta. In realtà concreta non esistono realtà concrete, stiamo studiando e stiamo applicando appunto i nuovi vocaboli. Vediamo nella realtà fenomenica cosa accade, diciamo. Allora, le intenzioni di lui nei confronti di lei in questa settimana. La regina di denari. Allora, qua abbiamo dei lui che vogliono avere la fiducia dei femminili. Guardate poi come si parlano le carte, proprio perché le ammirano. Ci sono dei lui che vogliono avere la fiducia di alcuni femminili. Qua ci sono anche dei lui che amano una donna in ombra, però le intenzioni sono quelle ancora di dedicarsi alla famiglia, di avere anche fiducia dalla persona ufficiale con la quale stanno. Queste sono altre sfumature, no? Vediamo un po' nei confronti di lei ancora, regina di denari. E comunque regina di denari è colei che è concreta e prospera anche, no? Quindi al di là di quell'accezione che vi ho detto adesso, ci sono di lui che hanno intenzioni proprio ecco, la carta ce lo dice da sola, nel amare, nel prostrarsi ai piedi di una lei che vedono come prospera, e quindi imparare da lei attraverso una forma di ammirazione, che in questo caso un'ammirazione supina, direi io, l'ammirazione supina. Vabbè, vediamo un po'. Io lo so che state ridendo come pazze, no? Vediamo le azioni di lui nei confronti di lei, perché è come se vi sentissi, capito? Le azioni di lui nei confronti di lei, che hanno questa ammirazione supina. Quali sono le azioni di lui nei confronti di lei in questa settimana? Vediamo se ce la fanno, 8 di denari. Guarda, io ti dico che ci sono dei lui che vogliono impegnarsi in qualcosa con lei.
vogliono proprio impegnarsi a guadagnare la sua fiducia, ma soprattutto vogliono impegnarsi, è come se ad essergli devoto, ad esserti devoto. Mi impegno con l'otto di denari a far funzionare delle cose secondo i tuoi parametri, i parametri di lei, perché qua l'otto di denari nelle sue azioni mi parla di un lui, in questo caso, che vuole impegnarsi nel servirla. Quindi qua ci sono maschili che, al di là di una persona o meno, serviranno la loro parte intuitiva, il loro femminile interno, e di conseguenza laddove c'è una donna che glielo rispecchia, o un uomo anche, loro serviranno quella persona, perché servendo questo femminile loro acquisiscono competenze e capacità che vogliono acquisire la papessa. Va bene? E ora ci sono anche dei lui che seguiranno intuizioni. Qua ci sono energie femminili che li vedo impegnati anche nel lavoro in questa settimana, energie maschili, scusami, energie maschili che le vedo impegnate nel lavoro in questa settimana, perché verranno ispirate da alti ideali morali e intuitivi, e seppur la loro mente può dire che cosa faccio, come applico questi alti ideali che mi generano gioia nel cuore, allora loro non si faranno più abbindolare dalla mente, bensì faranno quotidianamente, passo dopo passo, praticheranno le loro intuizioni nel lavoro, e li vedo prosperi nel lavoro, cioè li vedo impegnati nel loro lavoro e soddisfatti e felici. Stiamo leggendo lui lei a più livelli, eh? Vediamo da questa parte cosa accade. Allora, quali sono le intenzioni del femminile verso l'ammiratore supino? Vediamo. Ah, già. Le intenzioni del femminile. Quali sono le intenzioni del femminile in questa settimana verso di lui, oppure le intenzioni del femminile a seconda della carta? E beh, qua abbiamo un cavaliere di coppe. Guarda, qua abbiamo un femminile che ha intenzione di aprirsi emozionalmente a un maschile. Abbiamo... Perché? Perché hanno una grande forza interiore. E un'apertura con la cavaliere di coppe, che qui è una donna, no? E un'apertura emozionale, hanno questa intenzione, poi andiamo a vedere nelle azioni. Hanno l'intenzione di aprirsi emozionalmente perché hanno una struttura emozionale stabile. Hanno una struttura emozionale stabile. Ed è un darsi, no? Il cavaliere di coppe è il darsi, è proprio la chiave della prosperità, il darsi. Loro si stanno già dando alla loro natura, ai loro talenti, alle loro capacità, e sanno che quella è la chiave della prosperità nel lavoro come anche in altri ambiti. E quando tu sei prospera anche a livello emozionale, in questo caso hai ordine, l'imperatore, nelle tue emozioni, hai capito come funzionano le cose nelle tue emozioni, allora tu ti dai a prescindere all'altro, ti apri emozionalmente, perché non hai paura che qualcuno ti ferisca, non hai paura che qualcuno ti tradisca, non hai paura, perché queste sono tutte espedienti della mappa mentale, non esiste, non esistono nella mente creativa, tu ti dai a prescindere. E qua ci sono anche delle lei, vedo, bellissime, che hanno le intenzioni con il cavaliere di coppe di darsi proprio alle loro attività in tutti i sensi, bellissimo. Vediamo quali sono le azioni di lei nei confronti di lui in questa settimana. E qua abbiamo il re di bastoni. Hanno intenzione di fare azioni verso una persona in questa settimana, una persona che le genera emozioni, anche passionalità, sensualità, sessualità. Hanno proprio intenzione di fare azioni, di aprirsi emozionalmente, cavaliere di coppe, verso un maschile che le attrae, che lo stimano, che lo vedono come un uomo di coraggio, una persona di coraggio. Hanno intenzione di fare questo. Ok, perché le vedo stabili qua. Vediamo qual è l'ultima carta del maschile, energia finale del maschile in questa settimana nei confronti di lei, oppure energia finale del maschile. Due di coppe! Te l'ho detto, qua a furia di servire supino, qua
lei gli fa il premio, lei a furia ti servo supino, qua alla fine si è alzato, vabbè, insomma, avete capito, quindi da supino si è alzato, quindi a parte i nostri scherzi, che non è uno scherzo ma è vero, qua abbiamo un lui, l'energia finale è quella di voler condividere dei momenti preziosi con un femminile, di fare le cose quotidiane, di impegnarsi quotidianamente. Io qua vedo se ci sono maschili e femminili che stanno molto bene anche nella loro quotidianità, vedo se invece non è in questo modo, se non si vive insieme, ancora se non si è in quotidianità. Io vedo che ci sono delle energie maschili proiettate proprio verso una donna in particolare, per la quale sentono una grande reverenza, e hanno allo stesso tempo questa voglia in questa settimana di fare esperienza della loro reverenza verso questo femminile. Sì, e beh, due di coppe, energia finale. Vi dico una cosa però, adesso però lo voglio chiarire con i mini tarocchi anche, perché qua come vi ho detto prima ci può essere un maschile che può essere a distanza con una donna con la quale non si sentono e che ha una grossa influenza su di lui, per la quale sentono gioia, non sanno cosa pensare perché c'è un'altra persona, e quindi un'altra persona con la quale in questa settimana condivideranno la quotidianità. Qua c'è molta dualità anche per alcuni, se è il tuo caso, 2, 2, 2 la papessa. E sì, vabbè, poi ve lo vediamo con i mini tarocchi. Vediamo un po'. E qua c'è una donna che amano, che è quella in ombra, e qua c'è la donna ufficiale con la quale invece sperimentano la quotidianità, magari hanno anche una famiglia o qualcosa insieme. Però c'è una donna in ombra che amano. Questo per alcune, magari per un gruppetto piccolo. Vediamo da questa parte energia finale di lei in questa settimana, energia finale di lei, il mago. Lei ha un'energia bellissima. Io vedo che da vittima passiamo a mago, quindi lei è mago in questa settimana, co-crea con il codice narrativo naturale, cioè con il suo sposo celeste, con il divino co-crea in questa settimana. Io vedo che lei ha grandi successi da un punto di vista, non solo successi da un punto di vista emozionale e relazionale in questa settimana, ma anche dei successi da un punto di vista di fare cose che le piacciono, che le generano entusiasmo, anche dei successi in ambito lavorativo o creativo, perché qua c'è una lei che si dà le proprie emozioni, e quindi questo la porta anche ad avere delle relazioni appaganti in questa settimana, che sia tra persone che cooperano con lei, o con una persona. La vedo come mago in questa settimana, mi spiego, è un'energia, vi dico, questa stesa, dopo settimane di lui-lei infuocati, disperati, di grandi, no, elaborazioni emozionali e animiche, questa è una delle stese più, non voglio dire belle, altrimenti le altre che abbiamo detto, quelle che abbiamo fatto nelle ultime settimane, che erano piene di cose evolutive, per non dire dolore, diciamo che questa è una, dai, vabbè, utilizziamo i termini comuni che abbiamo, è una delle più belle degli ultimi tempi. Perché vedo tanta gioia, anche di qua comunque vedo gioia, vedo tanta gioia qua. Ok, ragazze mie e ragazzi, detto questo, adesso ci andiamo a chiarire con i mini tarocchi, ma prima mi devo mangiare un biscottino, devo carburare. Non faccio yoga lo rifaccio dopo. Mi prendo i 5 minuti di ferie, un attimo, mangio il biscottino, arrivo subito. Eccoci qua, ragazze mie, ho mangiato un po' di formaggio di capra, io impazzisco non era proprio il biscottino. Vabbè, allora andiamo a vedere adesso le specifiche da questa parte, le specifiche da questa parte, ok? Allora, prendiamoci mini tarocchi, vediamo cosa ci aggiungono, cosa ci confermano, vediamo. Energia attuale di lui con la papessa.
Energia attuale di lui con la papessa. Energia attuale di lui con la papessa. Quattro di spade, c'è silenzio fra lui e lei. Energia attuale, c'è silenzio fra lui e lei. Oppure se non c'è silenzio, se c'è una relazione stabile, il 4 di spade mi parla di riposo, di una situazione che procede con maggiore interiorità forse, piuttosto che esternazione, dipende. Vediamo il 2 di spade, i pensieri di lui. 5 di denari. Probabilmente sta pensando che non si senta all'altezza del femminile. Non sa cosa fare, deve prendere una decisione, 2 di spade. Non si sente tanto all'altezza del femminile, possono esserci delle circostanze anche di natura economica e ve l'ho già detto prima, guardate che me lo confermano. Alcuni che stanno da questa parte si sentono un po' più, anche economicamente, non al loro livello, e sappiamo che la parte, il lavoro, il denaro, no? È prosperità, è energia che circola, no? E poi la connotazione che diamo noi al denaro che determina la nostra prosperità o meno, ma questo discorso già ve l'ho fatto. Comunque, senza andare nello specifico, alcuni di loro si sentono, pensano di non essere all'altezza, o alcuni maschili che possono essere anche energie, anche donne da questa parte, con energia maschile, e pensano di non essere all'altezza, di sentirsi un po' carenti nei confronti di lei o sentirsi esclusi da lei, da questa papessa. Vediamo il sole, cosa ha nel cuore lui, il sole, cosa prova. 5 di bastoni, vedi c'ha conflitti interni perché prova una grande gioia nel cuore nei confronti del femminile. 5-5, però allo stesso tempo c'è questo contrasto interno. Perché provo gioia nei confronti di lei anche se c'è silenzio? O non mi vuole vedere? Perché provo gioia nei confronti di questa persona anche se ci sono conflitti tra di noi? Perché si fa queste domande, non sa cosa pensare, 2 di spade, si sente un po' vittima, 5 di denari, mi spiego? E beh, la risposta ce l'abbiamo, no? Noi che studiamo la legge spirituale ce l'abbiamo la risposta. Perché il cuore ti sta dicendo che provare gioia per questa persona, al di là dei conflitti esterni, ti sta portando ad avere contatto con la dea Penia. Ti sta portando ad avere contatto con una dea, che è la sola cosa importante verso la quale lui si deve dare alle sue emozioni. Affinché possa esserne prospero delle stesse e affinché anche la prosperità si manifesti, no? Vediamo questo 6 di denari al blocco. Qual è il blocco di lei il blocco di lui nei confronti di lei? Qual è il blocco di lui nei confronti di lei? 6 di spade, scusami. Il blocco di lui nei confronti di lei, il blocco di lui nei confronti di lei. L'8 di denari, il lavoro. Lontani per lavoro. Oppure non si sente all'altezza di lei per motivi di lavoro o per motivi di denaro. Oppure c'è una lontananza di natura lavorativa, solo lavoro qua vedo. Oppure una lei che si è allontanata dal mettere impegno o qualcuno che si è allontanato dal mettere impegno, però lui prova gioia lo stesso nel cuore, si chiede il perché, per questo la sua mente va in tilt. Come dice, si è allontanata, non ha messo impegno nel cuore? Scusami, si è allontanata, non ha messo impegno, e perché io provo gioia nel cuore? C'ho contrasto in questo. Oppure possono essere motivi di lavoro, lontananza per lavoro, chiarissimo. 6 di spade, 8 di denari. Vediamo un po' quali sono le intenzioni di lui nei confronti di lei, regina di denari. Due di bastoni, qua c'è distanza, lui sta cercando oppure comunque sta cercando di avere una visione chiara. 2 di bastoni, no? Che decisione prendo? La osservo intanto nella sua magnificenza. Che decisione devo prendere rispetto a questa donna così risoluta, a questa persona così risoluta, così ferma nel suo essere, così calma, la regina dei denari, e così prospera? Che cosa devo fare nei confronti di questa persona?
Mi ribadisco la dualità per alcuni di voi, c'è un 2 di bastoni di nuovo, 2, 2, 2, 2, che ci possono essere altre persone oppure si può essere confusi con questa dualità. Vediamo nelle azioni l'otto di denari. Le azioni che farà lui nei confronti di lei, 8 di denari, 7 di denari, ci sono molti denari, molti di lui che sta, allora se ci sono lui lei o lui o lei che sono insieme, allora io qua vedo che la settimana procede meravigliosamente all'interno di una cooperazione. Se invece ci sono lui e lei distanti, o comunque sia, vedi qual è il tuo caso, io vedo dei lui impegnati sul lavoro per non pensare tanto a cosa devono fare con lei, perché il lavoro, o comunque sia, il lavoro li tiene distanti in questo momento, c'è qualcosa che li impegna, che li tiene distanti, che tiene lui distante da lei, qualcosa che impegna lui, che non è l'impegno sulla lei, che lo tiene distante. E quindi in questa settimana abbiamo lui che si impegna sul lavoro e il sette denari aspettando i frutti del suo lavoro, prima di, o l'impegno dove è impegnato, insomma, che può essere anche una persona ufficiale, aspetta prima di fare un'azione nei confronti di una lei che non è ufficiale, per la quale prova un 2 di coppe. Oppure qua c'è un lui che si impegna sul lavoro in questa settimana, ha una lei come idolo, come esempio, prima di fare azioni verso questa lei ci pensa perché prova un amore profondo. Sole, 2 di coppe. Vediamo. Oppure si impegna in questa settimana aspettando i frutti del suo impegno con una lei, per cui ha fede, ha fiducia in questa persona qui. Vediamo il 2 di coppe, energia finale di lui nei confronti di lei con il 2 di coppe. Infatti abbiamo il Papa, vedi? Qua c'è un lui molto serio nei confronti di questa lei che ama col 2 di coppe. Abbiamo la morte. Un altro 2, il 2 di denari. Allora, se c'è un lui-lei in equilibrio, se vedo questo impegno di un lui nei confronti di questa donna che ama e non ci sono altre persone, non c'è dualità in tal senso, io vedo lui molto serio con il Papa. E con il Papa e la morte vuole fare, ha le idee chiare su come fare un cambio. Il 2 di denari in questo caso mi parla di mettere in equilibrio più aspetti, sia lo stare con lei che ama il 2 di coppe, sia il lavoro, quindi mettere in equilibrio queste due polarità. Quindi un lui molto serio e risoluto che vediamo essere di grande responsabilità nel mettere in equilibrio entrambi gli aspetti. Ora, se abbiamo un lui che ha questa dualità, un altro 2, c'è un'altra persona, io qua vedo in questa settimana che lui apprenderà la lezione spirituale non pensando tanto, allora cercando di fare il meglio possibile anche nell'impegno che ha con una persona ufficiale, però non tanto l'impegno verso questa persona, seppur vuole avere la fiducia di questa persona, più l'impegno sul lavoro, lo vedo un po' distratto dalla persona ufficiale, ma soprattutto l'impegno sul lavoro. Che cosa farà questo impegno sul lavoro? Quindi il distaccarsi un po' dalla persona ufficiale, seppur mantiene un equilibrio con questa persona, acquisirà una lezione spirituale, il Papa, che lo porterà a fare un cambio per mettere in equilibrio le cose e fare una scelta. Ok, ho cercato di fare tutte le sfumature. Vediamo da questa parte. Allora, vediamo da questa parte. Energia attuale del femminile con il 3 di denari. Energia attuale del femminile con il 3 di denari. Energia attuale del femminile. Ah, c'è un'altra carta dell'altro mazzo, aspettate, che carta è? L'asso di bastoni, vabbè. L'asso di bastoni. Allora, energia finale di finale, energia attuale di lei con il 3 di denari. No, ma quante carte dell'altro mazzo ci sono? Ah, ma io le ho battute così senza queste. Beh, significa che così doveva essere, ok. Fatemi controllare, c'era un'altra. Vabbè, se l'ho battute senza queste significa che quella era la
quello che devo fare. Ok, vediamo un po'. Esce sempre quello che deve uscire, il messaggio è sempre quello che deve essere, ricordiamo questo. Allora, vediamo, energia attuale di lei nei confronti di lui con il 3 di denari. Energia attuale di lei, 3 di denari. 10 di spade, loro sono molto concentrate sulla loro stabilità personale, lavoro, denaro, cooperazione. Molte di lei che vogliono, che hanno una persona con la quale c'è equilibrio o comunque sia bene o male, e le intenzioni di lei sono quelle di cooperare, di trovare soluzioni insieme. 10 di spade mi pare di una tappa che si è conclusa con questa persona con la quale stanno, con la quale sono in connessione, relazione, e volere una cooperazione. Tale cooperazione è però sulla base della loro rinnovata frequenza, altrimenti loro molto concentrate sulle loro cose. Vediamo i pensieri di lei, 6 di bastoni, la giustizia. Io qua loro vedo che prendono decisioni giuste per loro stesse, per avere le situazioni sotto controllo come va bene a loro, anche se dire sotto controllo non è la parola giusta, però è questo il senso comune che abbiamo. Loro stanno pensando di prendere una decisione di successo nella loro vita, su più ambiti. Decisioni di successo, di esiti positivi. E vediamo l'imperatore, cosa provano loro, cosa hanno nel cuore. Imperatore, 9 di spade. Possono avere un po' possono essere un po' preoccupate per una relazione, ecco perché mantengono una certa rigidità. Su che decisione prendere? Possono essere un po' preoccupate per una persona magari che è più inflessibile, oppure possono essere un po', possono avere un po' di, magari qua c'è il 7 di bastoni, o a loro hanno messo le difese, o loro hanno messo le difese a qualcuno, però in questa settimana scelgono di aprirsi emozionalmente o alla stessa persona o a una persona nuova. O sono un po' preoccupate perché il lavoro di qualcuno rallenta un po' le cose. Vediamo qual è il blocco di lei nei confronti di lui, cavaliere di denari, 7 di bastoni. C'è il lavoro che dà limiti, non so da quale parte. Ho fatto sta, il lavoro è prioritario per loro in questa settimana, oppure il lavoro è ciò che li appassiona, quindi mettono un po', o hanno messo un po' dei limiti rispetto all'altro, però stanno pensando di aprirsi emozionalmente perché le cose loro stanno andando bene. Oppure ci possono essere dei limiti, 7 di bastoni, un po' di discussioni ci possono essere state. Sì, oppure dei limiti per il lavoro, e qua pure lo vedevamo. Vediamo le intenzioni di lei nei confronti di lui, cavaliere di coppe. 10 di coppe, infatti qua ci sono delle lei che si aprono emozionalmente, ci sono le lei che si aprono, si danno alla loro famiglia, soprattutto delle lei che si danno ai loro amici se non c'è nessuno, si dà, e poi c'è questa persona, può essere una persona nuova. Vedo delle lei che si danno, si aprono emozionalmente. Vediamo questo re di bastoni, le azioni di lei nei confronti di questo re di bastoni. 5 di denari. 5 di denari. Alcuni di lei nei confronti di questo re di bastoni non lo calcolano, come se ripagassero un po' la stessa moneta, o non lo calcolano in un primo momento. Però fammi vedere però le azioni di lei nei confronti di questo re di bastoni, nei confronti di lui. Regina dei denari, ok, ho capito. Allora, questo è il senso. Guarda, ti dico, nonostante loro si aprono emozionalmente o verso lui o verso la loro famiglia, hanno intenzione di prendere le scelte giuste, le decisioni giuste su più ambiti della loro vita. Nei confronti di una persona in particolare, se c'è un uomo da questa parte, o un'energia maschile, in un primo momento loro sono focalizzate sulla loro attività, sulle loro cose, hanno molta pazienza, non dicono subito di sì a un lui. 5 di denari. Regina di denari, ma attendono perché sono molto concentrate sulle loro cose qua. Va bene? Sono molto concentrate sulle loro cose. Ok.
Vediamo un po' l'energia finale di lei con il mago. Le vedo darsi la loro famiglia, la loro figlia, la loro attività che le emozionano. Vediamo il mago, l'energia finale di lei. Infatti 2 denari pure da questa parte. 7 denari. Tutto lavoro qua, la forza. Loro, allora, questa è la settimana in cui loro daranno loro stesse totalmente in quello che le appassiona. Se tale cosa che le appassiona può essere dalla pratica delle leggi esoterica spirituale nella materia, dalle relazioni con più persone o una persona, il mago mi dice che lei avrà il potere di gestire più cose contemporaneamente, il coraggio anche di attendere i risultati. Perché ti dico? Perché loro con il mago manifestano in questa settimana, hanno un grande potere di manifestazione e un grande potere animico. Quindi con questo potere animico, 2 denari, loro si sentono in equilibrio nelle cose, anche rispetto a una scelta che devono fare rispetto a più ambiti della loro vita. Loro sanno attendere 7 di denari con coraggio, la forza. Non hanno più la mente che gli arrovella il cervello della frenesia del mentale, mi spiego? Perché stanno incamerando grande energia spirituale, potere spirituale. Mettiamo le 2 altre. La torre, l'asso di denari. Tutti questi denari mi dicono che alcune di lei, se c'è un lui in particolare, loro dopo una rottura che c'è stato, situazioni difficili da trasmutare, avranno il coraggio di volere un'opportunità nuova con un lui. Se non è questo, vedo che loro metteranno tutta la loro energia che hanno elaborato grazie a delle rotture emozionali, grazie a quando sentono l'emozione, no? Come vi dico sempre, l'emozione affinché possa darti il potere deve spaccare la diga della mente, la torre è come se si spaccasse la diga della mente. Questo cosa porta? A un grande potere creativo, a trovare il coraggio di Perseo, la forza, per manifestare un'opportunità in ambito lavorativo, creativo, le vedo molto forti. Quindi qua non si dà più priorità all'altro in qualità di obiettivo di vita, ma vedo delle lei che hanno il coraggio di realizzare degli obiettivi importanti a livello lavorativo, di relazioni con le persone a cui vogliono bene. Se poi c'è una persona a cui loro la fanno attendere un po', diciamo, alcune di lei, diciamo che non considerano una persona in questa settimana che le chiede di fare qualcosa insieme, almeno per un primo momento, perché le vedo concentrate sulle loro cose per cui sono responsabili. In un secondo momento probabilmente sì, però senza tralasciare ciò che è importante per loro, che ha a che fare con il trade denari, no? La cooperazione su ciò che a loro piace e va bene. Se hanno un negozio, se hanno un'attività, se lavorano, il lavoro va benissimo, sono più concentrate in questo, tant'è che prendono energia dalla manifestazione delle loro capacità, dei loro talenti, si sentono forti. Il mago, mi spiego? Se invece abbiamo delle lei e lui, o lei, lui che stanno insieme, io qua vedo che procede benissimo in questa settimana. Abbiamo dei lui che si prendono la responsabilità di mettere in equilibrio amore e lavoro, delle lei che cercano di andare incontro a un lui con la pazienza, seppure un lui che lavora, che può essere anche una lei, ripeto, e vedo che hanno anche la pazienza di aspettare nuove opportunità insieme alla persona con la quale stanno, con la quale sono in connessione e relazione. È una bella stesa in questa settimana, è una bella stesa perché abbiamo una persona dei lui lei devoti, ok? Ok, vediamo cosa ci dicono i nostri oracoli lui lei, che non lasciano proprio spazio al dubbio, andiamo proprio nella profondità. Vedo una stesa pragmatica in questa settimana, molto più pragmatica, seppur c'è l'emozione, più pragmatica. È come se noi pragmatizzassimo l'emozione, non so se si può dire così, portiamo l'emozione nello spirito, lo spirito nella materia. Ok, vediamo un po', per tutte le ragazze nuove i miei oracoli lui lei sono disponibili sotto all'info box in descrizione. Allora, vediamo un po' cosa ci racconta il divino maschile, il nostro lui, nelle sue profondità nei confronti di una lei. Cosa ci racconta lui nei confronti di lei, cosa prova? Ah, che ti ho detto, e lo sapevo, ho detto 2, 2, 2, 2.
Ti penso anche quando sto con lei, sto impazzendo. Che cosa vi ho detto qua? E mi marcano molto la dualità qua. Allora, siccome è uscita la carta lui-lei proprio specifica su questo, ve lo sto dicendo da quando ho aperto questa lettura, che molti di lui si trovano in questa situazione qui. Se sei la donna in o comunque sia la donna che non si vede, la papessa, che mi esci come prima carta, con la quale c'è silenzio, e qua c'è la donna ufficiale verso la quale loro si impegnano, ma non è un impegno di natura verso la donna ufficiale, è un impegno sul lavoro per far star bene le cose, ma loro amano questa papessa qui che te che stai guardando, se stai in questa situazione, perché dice: com'è che io provo questa gioia nel cuore nei tuoi confronti, nonostante ci sono altre persone in mezzo, nonostante mi sto dedicando a quest'altra relazione, come mai? Ecco, è una prova karmica da imparare per lui in questa settimana, tant'è che la apprende questa prova karmica con il Papa, che oltre ad essere una persona seria, risoluta, che ha le idee chiare, che va incontro alle proprie responsabilità, che possono essere di famiglia, di denaro, di lavoro, è anche colui che rispetto a questo due di coppe, impara una lezione spirituale e emozionale data da questa dualità. Tant'è che con la morte mi dice che avverrà un cambio per mettere in equilibrio tale polarità. Ora non siamo andati a vedere ancora come si metterà in equilibrio questa tale polarità, però questa è la settimana, se questo è il tuo caso, in cui avverrà questo processo, in cui lui impazzisce quando sta con l'altra persona, che lo porterà ad avere una lezione spirituale, per mettere in equilibrio tale polarità in se stesso prima di tutto, se questo è il tuo caso, ok? Andiamo a vedere cosa ci dicono rispetto ad agli altri casi. È uscita da sola, vediamo. Sto affrontando tutte le mie paure, stanno andando in sequenza, vedete? Sta affrontando le paure della dualità, del fatto che ci siano due persone, sta affrontando queste paure qui. Se in questo caso non ci sono due persone, c'è un maschile che sta affrontando le sue paure rispetto a cosa? Ce lo insegna il blocco rispetto a cosa? Le sue paure dall'essere lontano, 6 di spade, dall'impegno, 8 di denari, rispetto a sentire le sue emozioni, il sole nel cuore. Tant'è che la sua mente, 2 di spade, 5 denari, sta in tilt. Quindi sto affrontando le mie paure rispetto a cosa? Dall'essere lontano dall'impegno verso la mia intuizione e il mio femminile. Tant'è che ne prendo atto in questa settimana e faccio un viaggio consapevole che mi fa imparare tale lezione, ad avvicinarmi al mio femminile interno. Ok. Ora andiamo a vedere ancora cosa ci racconta lui in questa settimana. Stasera faccio l'amore con te. Allora, quando ho scritto questa carta non intendevo tanto che ti vedi e fai l'amore con questa persona, no, intendevo quando lui è a distanza, ti pensa e fa l'amore con te. Ma non vi faccio il disegnino. Ti pensa ed è, diciamo, supino e non più supino. Ecco, questo è il senso. Ti pensa, non è più supino. E quindi questa è anche la carta in cui mo ti dico un'altra cosa. Se pensa a lei quando sta, se pensa a te quando sta con lei e stasera faccio l'amore con te, uno più in questo caso potrebbe fare due, cioè nel senso è perché in questa persona fa il paragone con te, vede te in questa persona, nella persona ufficiale, e qua prende una bella botta di lezione karmica, se questo è il caso. O comunque, se non rientra in questo caso, se non rientri in questo caso, diciamo che pensa a te costantemente. Stasera faccio l'amore con te, cioè pensa a te in qualsiasi momento, non solo pensa, anche il suo corpo ti pensa. Ecco, per dirlo così. Così sta messo questo qua, ragazze. Vediamo adesso, andiamo sugli archetipi. Andiamo a vedere, voglio, perché non me l'hanno
specificato tanto, siccome quel 6 di spade e l'8 di denari al blocco mi significa lontano dall'impegno verso il suo femminile, che poi alla fine questa settimana vediamo che fa questa elaborazione interna, voglio vedere qual è l'archetipo del maschile in questa settimana. Quindi andiamo a vedere sia la luce che l'ombra. Quello che integra è la luce e l'ombra quello da cui si sta tenendo lontano, che poi va a integrare in questa settimana. Vediamo. Qual è l'archetipo del maschile in questa settimana? La maschera, il buffone. Dove vai tu a tutte queste a fare il buffone? Dove vai? Dove vai? A me piace il circo, cioè il circo solo quello di Jodorowsky, perché il circo in sé non mi piace, ok? Comunque sia, le maschere, diciamo, le maschere. Il buffone. Cosa va a integrare lui? Parla da sola questa carta. Le maschere, no? Sta mettendo un po' di maschere, ha un po' di maschere, no? Un po' di maschere, dice un po' le bugie, no? E ha paura a rivelare le emozioni, diciamo che nega la verità emozionale. Mi parlano di molti di lui che sono in questa dualità. Tale dualità può essere prefigurata con un'altra persona, e quindi ci sono due donne da questa parte, tre donne, insomma, però dice due, vabbè, 2 per 2 fa 4, può esserci anche 4. Cioè, vabbè, c'è una dualità nel maschile, va bene? Una dualità nel maschile che nel femminile non c'è, cioè il femminile non c'è dualità, trascende la dualità, è più integro. Nel maschile c'è più dualità, quindi c'è più giusto, sbagliato, meglio, peggio, stanno un po' nella mappa mentale, tant'è che hanno nella mente il 2 di spade e il fatto di stare nella mente lo porta a sentirsi carente col 5 di denari. Quindi c'è un po' di dualità, non riescono ad ammettere delle cose, un po' di maschere per proteggersi, ma proteggersi da cosa? Proteggersi dall'amore fondamentalmente, no? Non riescono a impegnarsi nella sua parte femminile, nell'aspetto femminile, cioè non riescono a impegnarsi nel dire la verità del cuore perché hanno fragilità, hanno paure, quello che abbiamo attraversato tutti. E quindi è questo. E quindi il Papa che lezione spirituale apprende qui, tanto che fa un cambio con la morte? Apprende proprio il senso di non voler avere maschere, però lo fa grazie all'esperienza che avrà in questa settimana, Cioè la conclusione dell'esperienza in questa settimana è l'amore, cioè il 2 di coppe, la vera condivisione da cuore a cuore. E apprende una lezione spirituale, la morte gli dice che fa il cambio, il 2 di denari che permette di mettere in equilibrio le cose. Alcuni possono avere dualità rispetto al lavoro, il lavoro è una relazione, quindi maschere non dicono le cose vere perché danno priorità all'aspetto lavorativo e dopo invece che lo vedono come priorità appunto e dopo invece si tolgono la maschera e magari perché si rendono conto che è necessario, il loro cuore pulsa con il sole, di aprire le proprie emozioni, dare spazio anche a quello. Sì. Ok, vediamo il femminile, qual è l'archetipo del femminile in questa settimana? No, adesso mi sono ricordato una cosa, non so, mia nonna mi portò al circo, forse avevo 4 anni, iniziai a piangere, non potevo vedere gli animali o i pagliacci, mi facevano piangere perché vedevo una tristezza infinita. Eh, sì, questa energia mi sta arrivando, no? Mi sta arrivando questa energia del circo, che è una cosa. Ho detto il circo di Jodorowsky perché Jodorowsky è proprio un grande artista, no? Ha un grande rispetto per l'animo umano, e quindi il suo circo è un circo che dà lustro e splendore al diverso, va bene? E quindi l'ho sempre amato per questo Jodorowsky. Però qua l'immagine del circo mi è arrivata questa emozione di quando ero piccola, non ci sono mai più andata. Una cosa terribile, terribile. È proprio il senso questo, no? Gli animali costretti, le persone non comprese, vedo tutto costretto. E quindi qua vedo una faccia che ride e dietro c'è una faccia che piange, no? Ok.
Vediamo un po'. Qual è l'archetipo del femminile in questa settimana? Visto che c'è integrità qua, unità. E infatti c'è l'angelo. E il femminile qua aiuta le persone che hanno bisogno senza aspettarsi nulla in cambio. Sì, è il femminile, infatti, guardate come si parlano poi, no? Qua c'è un maschile nella dualità, nella mappa mentale, e qua c'è un femminile che trascende la dualità e la donna trascendente o il femminile trascendente che va al di là della mente. Non giudica, è aperta, si dà le sue emozioni, si dà a tutti. E qua diciamo anche che con questa carta mi arriva che aiuta anche un uomo in difficoltà con la sua pazienza o anche con il suo denaro, oppure lo può aver già fatto questo, o può sostenere una persona magari tipo quest'uomo mi viene in mente, no? Questa persona non ha possibilità o comunque però è una persona volenterosa, la regina di denari in questo caso, stiamo andando a cena, ti offro io, cioè mi arriva anche questo, beh, io l'ho fatto, quindi però è una persona che lei stima, quindi soltanto coloro che loro stimano, va bene? E il re di bastoni è una persona che ha coraggio, una persona anche un uomo maturo qua, no? Una persona che ha coraggio, se magari si trova in situazioni di difficoltà di natura economica, lei stima comunque il suo coraggio e dà un supporto che può essere dal supporto economico o lo può aver già fatto, un supporto economico o un supporto di natura di fiducia, no? Ti do fiducia perché sei una persona che vale, mi spiego? Diverse possono essere le cose qua, perché qua c'è un maschile che, un femminile, scusami, che si dà, che aiuta le persone senza aspettarsi nulla in cambio. Lo può aver già fatto, ripeto questo, e la vita in questa settimana la ripaga sotto il profilo anche di successi lavorativi, no? Hai aiutato una persona che magari era volenterosa, stava in difficoltà, aiutato anche semplicemente con la tua presenza, con dei buoni consigli, con un supporto morale. Ecco perché la vita ti ripaga in questa settimana. E qua abbiamo il Cavaliere di Coppe, che è un femminile verso il 10 di Coppe, infatti lei si dà a prescindere in questa settimana con la sua pazienza e la sua autonomia psicofisica e anche materiale. E guarda, tendenzialmente questa è una stesa bellissima in questa settimana, perché c'è maturità da ambo le parti, nonostante ci sia dualità da questa parte. Però vedo una dualità consapevole, cioè col Papa si raggiunge una consapevolezza, mi spiego? Ok, tu stai riprendendo, io parlo, sì. Quindi, ragazze mie, ragazzi, io vi ci butto un altro oracolo. Vi ci butto un altro oracolo. Vediamo lo sciamano. Allora, sul maschile chiediamo come viene superata questa dualità a livello sciamanico, come viene superata questa dualità, qual è il consiglio dello sciamano se ti trovi da questa parte, come viene superata questa dualità, ne mettiamo una da questa parte, come si adempie a tale trascendenza sul femminile con quest'angelo, lei sarà proprio un angelo in terra con questa regina di denari. Vediamo. E avrà successi pubblici e riconoscimenti pubblici anche dalle persone per il suo essere incarnazione, regina di denari, dello spirito, l'angelo. Allora, come viene superata questa dualità? Con il bastone, questo è il bastone del mago, questo ci è uscito anche in una delle stese settimanali, no ragazze? E ragazzi, il bastone ci è uscito, quale video? Forse a quello di Aziz? Forse, non mi sto ricordando. Vabbè, e il bastone è proprio la bacchetta del mago. Il bastone è la bacchetta del mago, ma non solo. Ora, passatemi questa traslazione. Il bastone del maschile è l'energia Kundalini. L'energia Kundalini che in lui lo porta a essere devoto alla sua causa femminile. Devoto al femminile cosa vuol dire? Fede dell'invisibile, prendere responsabilità di ciò che ha fatto, di ciò che fa con il Papa. Quindi il bastone sul maschile è un po' la Kundalini, no? E quindi anche la bacchetta del mago, prendere coscienza di questo, tant'è che alla fine abbiamo delle carte risolutive, almeno di presa di coscienza, no?
Vediamola lei come va ad adempiere alla trascendenza. Wow, gli anziani! Prima di tutto con una saggezza profondissima che le arriva da molto lontano. Allora, su questa carta vi già preannuncio un podcast che faremo forse un pochino più là però, su come evocare i vostri antenati e gli avi. È una pratica che io faccio spesso, è una pratica che mi ha dato tantissima forza, perché gli spiriti perturbati dei nostri antenati possono riversarsi nella nostra vita attuale sotto forma di inadempimento di quello che vogliamo realizzare. Quindi con la carta di anziani vi dico, ci sono i vostri antenati e i vostri avi, dalla mamma e papà se li avete dall'altra parte del velo, da nonni, bisnonni, trisauri, i nonni dei vostri trisauri, ok, che vi sosterranno in questa in questo adempimento trascendente in questa settimana, perché è come se anche chi di voi è stata inconsapevole ha aiutato a supportare, a recidere il karma dei vostri antenati. Quindi è come se vi venisse dato una sorta di premio in questa settimana, va bene? Wow! Vi dico anche un'altra cosa, vi do un piccolo accenno sulla pratica che vi andrò a descrivere. Allora, fate le cose non per voi stesse, come ci insegna senza aspettare nulla in cambio. Non fate le cose per voi stesse. Molti di voi già lo sanno. Perché? Perché il postulato imprescindibile della prosperità più livelli, quel quadrato di prosperità di cui io vi ho parlato, di cui mi faccio testimone, è qualcosa che tu fai non per te stessa. Come puoi essere utile? Come posso essere utile? Allora questo postulato imprescindibile, prima o poi a seconda della vostra pianta che è unica e ripetibile, manifesterà la prosperità. Quindi la prosperità ha a che fare con il darsi. Più sei in grado di dare, più la porta del ricevere è aperta. E per chi ha la porta del ricevere un po' chiusa, per aprire la porta del ricevere è necessario dedicare, fare l'offerta dei propri meriti spirituali a degli antenati o agli avi. Vi spiego come faccio io. Quando faccio le pratiche di yoga, che possono essere anche la meditazione o le meditazioni che vi ho messo sul canale, no? Quando finite la meditazione o prima di iniziare la meditazione, io lo faccio sia prima che dopo la meditazione, sia prima che dopo le mie pratiche di yoga, io dico questo, faccio l'offerta e dico: io offro i meriti della mia pratica di yoga o della mia azione spirituale ai miei antenati, ai miei avi, affinché abbiano un buon karma e una buona rinascita. Va bene? Questo ve lo metterò in un podcast spiegato bene quanto è importante il valore degli antenati, perché ci sono spiriti, immagini perturbate. Gli spiriti sono immagini, perché tutto è un'immagine, dei vostri antenati che magari hanno fatto torti a qualcuno, è sicuro, perché tutta l'umanità è così, no? Ok. Oppure lo spirito di qualcuno a cui un tuo nonno, un tuo bisnonno ha offeso lo spirito di qualcun altro, e questo spirito si riperturba sulla tua immagine di questa vita. Ok, facendo questo, dedicando i vostri meriti spirituali di quello che fate ai vostri avi, ai vostri antenati, dedicando per una buona rinascita, per un buon karma, voi scegliete qualcosa di inequivocabile, va bene? Vi ritorna indietro triplicato, se non potenziato proprio. Ok, detto questo, ragazze mie, stupendo, io concludo qui, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, vi abbraccio profondamente, grazie, grazie, grazie per tutto, mi raccomando, applicate, studiate e applicate, e noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua.